Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come realizzare la pallina di Natale a forma di Grinch. Andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm e un filo in cotone verde. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Ora vado ad avviare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e due le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico, nel giro 2 vado a fare un giro di aumenti, quindi entro nel primo punto e faccio 2 maglie basse, quindi 1, entro nello stesso punto, 2, entro nel secondo punto e faccio 2 maglie basse, 1, entro nello stesso punto, 2 e così per tutti i punti fino alla fine del giro. 1, 2. Dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Proseguo con una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto una maglia bassa, nel punto che segue un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Ora faccio 2 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, nel punto che segue 2, nel successivo faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse, 1, 2 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Ora faccio 3 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, nel punto che segue un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Ora vado a fare 4 maglie basse e un aumento, 1, segno all'inizio del giro, 2, 3, 4, nel punto che segue faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. E ora faccio 5 maglie basse e un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue faccio un aumento, 1,
entro nello stesso punto, 2, ripeto 5 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro. Ora dal giro 8 al giro 14 vado a fare 7 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa. Vado a segnare l'inizio del giro, questa volta lo segno così, almeno poi potrò andare a contare il numero delle righe, e proseguo con una maglia bassa in ogni punto per 7 giri. Terminati i giri vado a fare 5 maglie basse, una in ogni punto. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5 e una riduzione esterno del primo punto, esterno del secondo punto, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto 5 maglie basse e una riduzione fino alla fine del giro. 1, 2, 3, 4, 5. Vi faccio vedere di nuovo la riduzione. Esterno del primo punto, esterno del secondo punto, chiudo 2 e chiudo 2 fino alla fine del giro. E ora vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, ripetendo questa sequenza fino alla fine del giro. E ora vado a fare 4 maglie basse e una riduzione, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4 e una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto 4 maglie basse e una riduzione fino alla fine del giro. E ora vado di nuovo a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, ripetendo questo procedimento per tutto il giro. Vado a proseguire con 3 maglie basse e una riduzione, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, nei punti che seguono faccio la riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ripeto 3 maglie basse e una riduzione fino alla fine del giro. E di nuovo vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, ripetendo questa sequenza fino alla fine del giro. Sono andata a mettere gli occhi, praticamente sono andata a superare i 7 giri di maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete qui ho messo gli occhi. Io ho utilizzato dei bottoni, ora li vado a chiudere. Poi per essere sicura che non si tolgano, praticamente vado a bruciare la punta. Vedete? Resta piatta e non si toglierà più.
E ora vado a proseguire. Ho sbagliato uncinetto. E ora vado a proseguire con 2 maglie basse e una riduzione. Quindi 1, segno l'inizio del giro, 2 e una riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ripeto 2 maglie basse e una riduzione fino alla fine del giro. E di nuovo vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, ripetendo questo procedimento fino alla fine del giro. Terminato il giro sono andata ad imbottire e ora proseguo con una maglia bassa e una riduzione, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, nei punti che seguono faccio la riduzione, esterno, esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ripeto una maglia bassa e una riduzione fino alla fine del giro. E ora vado a fare un giro di maglie basse, quindi entro in ogni punto precedentemente lavorato e faccio una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa in ogni punto, ripeto una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Ho finito di imbottire, ora vado a tagliare il filo lasciandolo un pochino più lungo e vado praticamente a fare tutte riduzioni, quindi esterno e tiro, 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 esterno e tiro. Termino così tutto il giro, tiro bene ed ecco che la testa è chiusa. Faccio un bel nodino, anche 2, e questa è la testa del Grinch. E ora andiamo a fare il viso del Grinch. Praticamente dobbiamo fare le sopracciglia perché lui è sempre arrabbiato. Io sono andata a raddoppiare il filo, quindi semplicemente entro, dobbiamo fare come una V. Questa è la prima, questa parte la vado a nascondere all'interno del lavoro. Mm? E lo stesso faccio di qua.
Fatte le sopracciglia, andiamo a fare la forma del viso. Praticamente vado a passare da sotto perché devo tirare poi il filo. Quindi passo da qui, vado a uscire qui di lato. E ora vado a rientrare qui, vedete ho due punti, vado a entrare sotto l'occhio. Vado ad uscire qui, dove sono entrata praticamente. E vado a passare al centro. Io vado sempre ad utilizzare due fili perché mi risultano più comodi. Poi passo di qua, entro di nuovo qui e vado ad uscire qui, come ho fatto praticamente per l'occhio precedente. Tiro, entro ed esco. Poi vado a fare il laterale, praticamente devo chiudere così. E vado a fare lo stesso procedimento di qua. A volte l'ago con l'imbottitura non si infila bene. Cercate di farvi spazio. Ok, lo sistemo. E ora, sempre con il filo doppio, vado a fare il naso. Entro tra i due occhi, qui in alto, faccio passare il filo e lo faccio passare per un po' di volte, così da fare il naso. Faccio un nodo e taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro.
Andiamo a fare il sorriso, deve essere grandissimo, quindi partiamo da qui, uso sempre il filo doppio, si parte da qui e si va a uscire al centro del naso, una grande V praticamente. Poi rientro, esco di qua e faccio l'altra V. Vado a nascondere l'estremità all'interno del lavoro. Ok, il viso direi che è terminato, andiamo a fare i capelli. Praticamente vado a prendere il filo verde e vado a raddoppiarlo. Lo raddoppio di nuovo e ancora un'altra volta, così. Ora da qui vado ad entrare qui sulla punta praticamente della testa, faccio passare tutti i capelli e poi li faccio passare qui all'interno del cappietto. Li taglio. Anche un pochino più corti, sono troppo lunghi. Ed ecco qua. E ora vado a fare le catenelle, quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili e vado ad avviare 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taglio il filo. Faccio un cappietto qui e lo vado a unire qui, quindi vado a fare un altro cappietto ancora. Eccolo qua. Questi fili li vado a nascondere all'interno del lavoro nella parte posteriore.
Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!